Ciao Sebastiano, complimenti, insomma peccato per questa sconfitta, però per te insomma sicuramente una piccola grande soddisfazione nella speranza che possa essere solo il primo passo nella carriera tra i professionisti. Sì, buonasera a tutti. Come detto, è diciamo un sogno realizzato, però purtroppo la squadra ha perso, quindi mi dispiace molto per questo risultato e spero, come detto, che il mister mi possa dare altre possibilità, però lo ringrazio tutto lo staff, ringrazio la società che mi sta sempre dietro e speriamo di andare avanti così, diciamo. Prego Ilaria. Sebastiano, infatti ci saranno sicuramente altre occasioni, no, per far bene, considerato il tuo potenziale, la tua visione di gioco che hai dimostrato nelle categorie giovanili, come valuti comunque in generale la prestazione dell'Inter questa sera? È mancata un po' di cattiveria la reazione secondo te? No, l'Inter mancata no, perché i giocatori hanno tutte le potenzialità per vincere la partita, però diciamo un pizzico di fortuna è mancata, però diciamo, speriamo di lottare, che possiamo lottare per qualcosa in alto. Massimo Sì. Paganin. Ciao Sebastiano, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Io direi che più che un sogno realizzato deve essere un obiettivo quello che hai raggiunto, no? Un piccolo obiettivo nella possibilità, poi nei vari passaggi devi pensare che il sogno possa diventare di vincere qualche cosa di importante da protagonista, quindi dovrai fare un tuo percorso personale, sei ancora molto giovane, sicuramente tante possibilità ti verranno date e te le devi conquistare tu, questa è la cosa più importante al di là di tutto. Volevo capire quella che era la tua sensazione nel momento in cui sei sceso in campo. Lo stomaco si è chiuso oppure c'era la consapevolezza e il pensiero anche di poter fare qualche cosa di importante sul campo? Beh, l'ora che diciamo, entri in campo non pensi a nulla, pensi ora sono in campo, devo dimostrare, speri che accada qualcosa e che magari di grande, come detto, speravo, certo, però non è andata così. Sì, no? Non deve essere un rammarico questo, non No. ti preoccupare da questo punto di vista. Le tue sensazioni, la differenza tra il calcio giovanile, vediamo da dove arrivi, e quello degli adulti, la tua percezione, la sensazione qual è stata dal campo? No, è stata una bellissima sensazione, però io devo ringraziare soprattutto il settore giovanile, visto che è da tanto che indosso questa maglia, diciamo, che mi ha preparato e mi sta preparando ancora per diciamo, raggiungere, come detto, dei traguardi ancora più importanti. L'ultima curiosità ce l'ho io, Sebastiano, ricordiamo che tu hai vinto lo scudetto l'anno scorso con la maglia nerazzurra, sempre in termini giovanili, hai iniziato la preparazione insomma comunque con l'Under 17, la stagione l'hai iniziata con l'Under 17, poi la primavera se ti avessero detto magari a metà luglio che in una sera di marzo avresti esordito a San Siro con la maglia della prima squadra anche in Europa, ci avresti creduto, insomma come avresti risposto? È difficile diciamo, scommetterci, però io a pensarci ancora adesso magari sto realizzando quello che, diciamo, che sono esordito e mi vengono ancora i brividi per questo, però purtroppo il rammarico c'è. Sì, siamo con Samir. Secondo te cosa paga più l'Inter questa sera? La frenesia, la vera e propria mancanza di una reazione, le assenze, magari qualche occasione sbagliata all'andata? Un po' di tutto, non si può dire solo una cosa, ma oggi è mancato un po' di tutto e poi soprattutto gol all'inizio ha un po' compromesso le cose, ci siamo un po' innervositi e magari anche sbagliavamo qualche passaggio semplice perché volevamo andare subito là. Niente, ormai questa è andata e bisogna pensare a domenica al derby. Massimo Paganin per Samir. Ciao Samir, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Ascoltami, nella partita col PSV Eindhoven c'è stato l'errore di Asamoah e questa sera quello di De Vrij nei minuti iniziali della partita. È un approccio oppure è stato quel timore forse della prova, della prestazione, della singola prestazione che ha creato quella pressione che ha portato poi a sbagliare nei primi minuti? È una domanda molto difficile da rispondere, non so cosa dirti perché poi è difficile entrare nella testa, ma io penso che sbagli
succedono e poi in un campionato li facciamo tutti e bisogna correggerli. E oggi si poteva correggerli con 2 gol, che c'erano gli spazi, c'era tutto, però ci siamo magari mancati un po' nella brillantezza fisica e mentale. Avete fatto un percorso importante, perché le 6 partite giocate in Champions League avrebbero dovuto darvi un'esperienza e una consapevolezza forse diversa, che probabilmente in alcuni tratti o in molti tratti della partita di questa sera è mancata. Hai avuto questa sensazione, perché ad un certo punto vi siete un po' disuniti, no? È mancata quella lucidità necessaria a gestire una gara come quella di questa sera, che era una gara importante da dentro o fuori? Sì, però c'è da dire anche che eravamo un po' in emergenza, poi non tutti i giocatori avevano 90 minuti alle gambe, e anche quello non è un alibi ma è la verità, e poi quando c'è 2 a metà è vero, vogliono dare tutto e hanno dato tutto, però non è semplice neanche per loro, quindi ci sono un po' di cose, ecco. Certo, l'ultima, l'ho chiesto anche al mister, come si recuperano? Sono stato calciatore anch'io, quindi so che non è semplice, è abbastanza complicato dopo l'eliminazione recuperare le energie nervose per una partita così importante come il derby che ci sarà tra pochi giorni. Sarà una cosa abbastanza semplice dal tuo punto di vista, visto l'importanza della partita, oppure servirà qualche cosa di più anche dal punto di vista dell'ambiente per riuscire a recuperare le energie nervose che sono state spese questa sera? Diciamo che su energie nervose, diciamo che il derby ti dà qualcosa in più già da solo, quindi secondo me era più difficile se si giocava una partita che tutti definiscono sulla carta, che magari tutti aspettano che la vinci. Per me, secondo me, che domenica è derby è un bene, perché l'unica cosa che sono 2 giorni solo di recupero, però come per energie nervose e per la scintilla che c'è derby va bene. Ilaria, per chiudere. Sì, appunto, domenica c'è il derby. Cosa vi insegna questa partita in vista della prossima? Ma tutte le gare insegnano qualcosa, anche quando vinci ti insegna, e oggi bisogna dirlo, non si è fatto tanto, e bisogna anche riconoscere quando non si fa quello che bisogna farlo, e partite si giocano e si anche perdono, quindi bisogna correggere errori, analizzarla e andare avanti. Grazie. Grazie a te. Ciao in studio. Ciao. With Cedric Soares, Inter is out from Europa League. What do you think of the team's performance? It was a difficult game. Of course, we knew about the quality of the opponent. They also had early goal. They scored the early goal, what complicate our life here. We tried a lot. We tried to come through all the channels. We tried to come to reach a goal. Wasn't possible. It's difficult for us as well. What can I say? We did everything, but wasn't possible. In football, sometimes like this, we just need to keep going, keep believing in our quality, and that's it. La gara si è dimostrata davvero molto difficile, noi abbiamo cercato di fare gol, però insomma il calcio è anche questo, quello che possiamo fare è cercare di guardare avanti alle prossime partite, e a partire appunto da domenica contro il Milan nel derby. Cedric, and how you can manage to grow up also in the game, in the performance in the future? No, we do what we normally do. We analyze our mistakes. We go together. We come together. We are always positive. That's the main point. Tomorrow starts another preparation for another game, and football never stops. From one day to another, you change everything. And when you believe in what you do, normally you end up with a good result. So I think we believe in what we are doing, and sometimes it's just not possible, but I'm sure the next game will be better. Sono sicuro che la prossima partita andrà meglio, il calcio anche questo, bisogna lavorare a testa bassa per le prossime partite, abbiamo un buon gruppo, siamo sicuri di poter riuscire a fare il risultato già nella prossima partita. And what do you need to work on for the rest of the season? We have still a few targets to achieve. First of all, we need to let our fans proud, and I'm sure we will do this. We will come together and focus again, and always think game by game, because
that's finished now, and we need to prepare immediately the next game to achieve maximum points possible. And then in the end we do the counts. Abbiamo ancora qualche obiettivo da raggiungere, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, bisogna lavorare partita dopo partita, siamo sicuri di poter far meglio nel resto della stagione. Thank you, Cedric. Thank you so much. Good evening.